Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui video che verranno caricati nel canale. Lasciami un bel pollice in su, un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Mi raccomando, iscriviti al canale e condividi il video con tutte le tue amicizie, perché solo così il canale crescerà sempre di più. Tempo fa ho fatto un sondaggio dove ti chiedevo quali fossero la tipologia di fisico che eri più interessata a sapere. Comunque ha vinto il fisico a mela e andiamo quindi a parlarne insieme di questo fisico a mela, perché è veramente molto importante, perché la maggior parte di noi donne, anche se da giovani avevamo un fisico a clessidra, per esempio, possiamo diventare da grandi dei fisici a mela. Quindi bisogna anche imparare a vestirsi, a conoscere il proprio corpo per valorizzarlo al meglio. La mela è conosciuta come body shape anche come forma a cerchio o ovale, vabbè, ma questo è poco importante. È caratterizzata da un accumulo di volume nella parte dell'addome, quindi nella parte centrale del corpo, mentre le gambe sono sottili. Infatti questa è la caratteristica principale di questa forma fisica che deve valorizzare, appunto, che sono le gambe. L'obiettivo a cui noi vogliamo raggiungere non è quello di sembrare più magre, ma di distribuire la tensione, allungare la parte centrale con linee verticali pulite e liberare la vita senza aggiungere volume, valorizzando le gambe e il décolleté, che sono i punti forza. Quindi sempre valorizzare i punti forza mettendoli appunto in evidenza. Le spalle della figura a mela, del fisico a mela, solitamente sono spalle ampie e il torace è generoso, quindi spesso si ha un seno abbondante che contribuisce appunto a rendere la parte superiore del corpo molto importante, diciamo. Il punto di transizione è il girovita, perché è la linea più larga del busto, manca quindi la curva tra la cassa toracica e il bacino. Abbiamo un contrasto, la vera chiave è osservare le estremità. Le braccia sono spesso toniche e le gambe, specialmente dal ginocchio in giù, restano sottili e slanciate anche se si aumenta di peso. Quindi è una figura che si sviluppa al centro, quindi fianchi e pancia. Un po' succede a tutte. Obiettivi di stile. L'obiettivo quindi non è nascondere, ma bilanciare le proporzioni. Quindi si punta ad allungare visivamente il busto, spostare l'attenzione dall'addome verso il viso o verso le gambe. Questa è una regola d'oro che ti devi scrivere. Quando hai un difetto devi minimizzarlo ed esaltare i tuoi pregi. Il punto cardine è verticalizzare la figura, quindi il gioco delle linee parallele. La verticalizzazione è un trucco fondamentale. Infatti quando indossi un blazer o una giacca aperta si creano due linee verticali parallele che corrono lungo il busto e questo allungano la figura. Tu prova a metterti una giacca nera, un blazer nero, una giacca lunga di maglia nera con sotto una maglia chiara. Otticamente sembrerai più magra. L'occhio di chi guarda percepisce solo lo spazio tra le due sponde della giacca. Il risultato, il busto appare sicuramente istantaneamente più stretto e quindi la figura più slanciata. Il segreto quindi è scegliere giacche che non abbiano troppe imbottiture nelle spalle per non aggiungere volume nella parte superiore del corpo, che abbiamo visto le spalle sono molto larghe. Focus gambe, punto forza, quindi mettiamole in evidenza, devono diventare le protagoniste. Per quanto riguarda i pantaloni, per esempio i più adatti, quali sono? I pantaloni a sigaretta, perché seguono la linea naturale senza aggiungere volume, quindi mettendo in risalto per esempio la caviglia sottile. I pantaloni dritti che bilanciano la figura, le spalle sono molto ampie, creano un'armonia visiva tra la parte alta e la parte bassa. Per quanto riguarda invece le gonne, vi staranno benissimo, ci staranno benissimo, sono le gonne corte sopra il ginocchio, perché quelle sono perfette, perché evita le gonne troppo lunghe e soprattutto ampie, perché non mettono in evidenza un tuo punto di forza, che sono, come ho detto prima, le gambe, quindi rendendo la figura in questo caso pesante.
Cosa scegliere per quanto riguarda le maglie? Gli scolli a V sicuramente sono i migliori amici di questa silhouette perché verticalizzano la figura, quindi distolgono lo sguardo dal girovita. Tagli a impero, abiti top che stringono subito sotto il seno e vanno ad allargarsi morbidamente, questi ti staranno benissimo. Tutte le linee ad A, quindi abiti ad a trapezio, che si allargano leggermente, aiutano a dare equilibrio senza segnare. Per quanto riguarda le giacche e i blazer, invece da portare preferibilmente aperti, come dicevo prima, perché creano queste due linee verticali di cui parlavamo e tagliano visivamente la figura in due parti. Per quanto riguarda i tessuti che devi prediligere, tu che sei sarta ovviamente, ma non è aperto solamente alle sarte questo tipo di video, tessuti fluidi. Per esempio utilizza la seta, il jersey di viscosa, il cotone leggero, che accarezzano il corpo senza creare un volume extra. Cosa evitare in questo tipo di fisico? Sicuramente le cinture in vita, perché chiaramente è la parte più prominente, quindi la dobbiamo camuffare. Se metti la cintura in vita, lo metti in evidenza, è come una freccia che evidenzia proprio quel punto che non vogliamo assolutamente che gli altri guardino. I tessuti rigidi e fascianti, perché come il velluto a coste, per esempio, che rimane molto grosso, molto pesante, allarga la figura proprio, oppure il poliestere, che è molto elastico, segna ogni dettaglio. Chiaramente mettiti un poliestere, si vedrà tutte le forme. Vietati assolutamente tutti i dettagli dell'addome. Tasche laterali ingombranti, balze, fantasie macro proprio sulla pancia, c'è un bel fiorellone sulla pancia, dice guardatemi la pancia. Gonne a palloncino aggiungono volume dove non serve, perché accorciano la figura e aumentano. No, non fa. Per quanto riguarda le giacche, cosa puoi fare anche? È un trucco, è quello di spostare il bottone e togliere volume al centro. Per esempio un monopetto con un bottone basso è il classico da sartoria, oppure la lunghezza può essere sotto l'addome senza accorciare le gambe, perché camuffa proprio la parte della pancia senza accorciare le gambe, che sono solitamente sottili. Perché? Perché in questo caso si forma una sorta di V profonda che allunga il busto e lascia la giacca aperta sul punto vita, niente tiraggi. Cosa evitare come la peste? Sicuramente il doppio petto, le giacche cropped che tagliano sull'addome, le cinture integrate, i revers anni 80, quindi quelli belli larghi, esagerati, tessuti lucidi, imbottiture sul punto vita, pens frontali che puntano tutte sulla pancia, cioè la pancia la dobbiamo camuffare il più possibile. Camicia e top. La camicia devono avere tutte lo scollo a V o a cuore, mai collo alto o a barchetta, che allarga le spalle, che sono già belle ampie. L'orlo leggermente a punta nella parte del davanti per creare una freccia verticale, quindi un po' abbiamo capito come devi fare. Camuffare la parte centrale, tenere la tensione sulla parte alta e la parte bassa, che sono i tuoi punti forza, e verticalizzare. Un secondo modello, per esempio un top a portafoglio in seta con incrocio diagonale e un nodo morbido. Questo posizionato sotto il seno, mai in vita, quindi tutto a vita alta. Senza maniche, con le maniche oppure manica corta kimono, il tessuto cade e non fascia. È il top che sostituisce la maglietta. Perché funziona? Semplicemente perché la diagonale toglie il volume centrale e porta l'attenzione sul décolleté. Il nodo crea un punto vita illusoria. Tunica fluida con AV, il taglio dritto, 3/4 di manica, larghezza a metà bacino, nessuna ripresa in vita, solo una leggera svasatura, ed è stata realizzata in crepe di seta, cupro o georgette opaca, mai lucida. E se hai belle gambe, abbinala a dei pantaloni slim o dritti. Un trucco per i pantaloni a fisico a mela: ha bisogno di una vita che sostiene senza segnare e una gamba che scende bella dritta. Quindi niente vita bassa che crea rotolino e niente skinny che sbilancia il busto. Quindi questi dettagli sartoriali funzionano sempre.
Per quanto riguarda le gonne abbiamo visto ad A, quindi devono essere a trapezio, leggermente scesa, oppure una gonna dritta con lo spacco. Evita chiaramente la gonna dritta classica, quella tubino classica con cintura in vita. Per quanto riguarda il fisico a mela, la sartoria gioca tutta sulla vita, perché deve sostenere senza stringere, quindi deve partire dal punto giusto. Infatti i 3 modelli che vanno bene abbiamo detto la gonna trapezio, che ha la forma ad A, vita alta, leggermente con il V davanti, compensa spostata sui fianchi e non sulla pancia, quindi spostare le pence. Gli abiti abbiamo visto tutti quelli a stile impero, a me stanno benissimo tra l'altro stile impero perché io da clessida mi sto un po' trasformando a mela, ahimè. Vabbè, gli abiti stile impero, che stanno quindi stretti sotto il seno, non in vita. Da lì il tessuto scende a ruota senza arricciature. Starà bene anche l'abito a portafoglio con drappeggio diagonale per il wrap con scollo a V. Sempre lo scollo a V, profondo, incrocio e sulla parte alta. Ovviamente non voglio che manchi la parte psicologica. Il più delle volte noi donne, cambiando fisico ad una certa età, soprattutto con la menopausa, chiaramente entriamo in una situazione quasi di lutto, perché il cambiamento del fisico è una sorta di lutto, cioè di accettazione del nuovo corpo e abbandonare il corpo vecchio, il vecchio corpo, magari una clessidra, come nel mio caso, oppure addirittura anche una persona che è sempre stata magra in gioventù e poi diventa improvvisamente una mela. Ecco, in questo caso vestirsi bene non significa solo unicamente di nascondere i difetti, ma anche accettarli. Accettare vuol dire anche smettere di indossare maglioni informi, coprirsi a tutti i costi, anche perché la maggior parte dei casi peggiori la situazione invece di migliorarla. Se segui i miei consigli, inizi a valorizzarti meglio e avviene anche a livello mentale. Quindi se tu ti vesti, ti vedi più bella, vestita in maniera diversa, però che ti sta bene, e quindi tu ti vedi bene allo specchio, questo può influire assolutamente sul tuo benessere interiore e sulla tua autostima. Infatti, quando noi ci guardiamo allo specchio e ci vediamo carine, ci vediamo belline nonostante tutto, questo diminuisce la produzione del cortisolo, che è l'ormone dello stress, che aumenta la fiducia quindi in noi stesse. Ecco perché secondo me la sartoria è terapeutica, ecco perché cucitoterapia. Imparare a valorizzarci è una atto di gentilezza nei nostri confronti, verso se stesse. Chiaramente riverbera su ogni aspetto della vita quotidiana. In questo video ti ho parlato in generale della forma a mela. Conto di realizzare una sorta di PDF dove ti riassumo proprio con delle foto in modo tale che tu possa conservarla e visionarla con calma, perché in un video magari chiacchiericcio come questo, nonostante io metta comunque spesso delle foto, si può dimenticare, mentre alcuni concetti bisognerebbe averli a portata di mano. Poi piano piano si impara e viene naturale imparare a vestirsi. Inizialmente magari possiamo avere un po' di difficoltà, ma poi in un secondo momento diventa comunque un qualcosa di facile e di automatico. Ti ringrazio di aver visto questo video fino adesso, ti invito sempre ad iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale, di lasciarmi un bel pollice alzato, un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Mi raccomando, per me è importantissimo, fammi sapere se questo tipologia di video ti piace, se vorresti vederne altri, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!